Cosa ha spinto dei giovani sognatori romani negli anni 70 a trovare rifugio su uno scoglio di tufo? L'artista praticamente rifà i posti e trasforma la realtà a suo modo. Quanto può influire l'ambiente naturale sulle pratiche umane? Questa zona è abitata dalla preistoria ed è sempre stata molto movimentata, sono stati ritrovati resti di gente che veniva dall'Egitto, dai Picenio. La prossima meta nelle terre del Lazio è il borgo di Calcata. Prima di arrivarci però mi addentro nella mia dimensione naturale. Quella del bosco. Mi trovo nella riserva naturale del lago di Vico, che non è altro che un cratere vulcanico antichissimo, e l'acqua dunque va a riempire il cratere del vulcano e quindi le vette che le stanno attorno nel corso dei milioni di anni sono state ammantate dagli alberi. Nel territorio sono molti i laghi di origine vulcanica. I vulcani hanno dato origine non soltanto alle fondamenta di quei bellissimi borghi che vi ho raccontato fino ad ora, ma anche a scenari naturali fenomenali come questo. La natura entra nei borghi. Questo particolare porticato mi dice che sono nella cattedrale di Civita Castellana, un altro borgo che mi mostra ancora il legame tra l'ambiente naturale e l'abitato. Da una forra all'altra, il canyon di Civita Castellana è scavato dal fiume Treia. Quando vi affacciate dalla passeggiata balconata che gira tutto attorno al borgo, sentirete l'acqua gorgogliare in maniera anche abbastanza prepotente, però nulla potrete vedere perché è talmente coperto il fondo della forra che appunto l'acqua non si vede. A dominare il borgo un'imponente rocca, testimone del potere militare dei papi, progettata da Antonio da Sangallo il Vecchio. Bisogna in parte scollegarsi dalla realtà per produrre arte e il prossimo borgo in cui vi porto è il borgo degli artisti, Calcata. Il verde della Tuscia viterbese racchiude un'altra storia. Artisti ed intellettuali anche di fama internazionale sono passati di qua. Qui è stata fondata una comunità nuova. Il borgo di Calcata, come del resto molti borghi italiani a metà del secolo scorso, ha vissuto un periodo di spopolamento e negli anni 70 hanno iniziato a popolarlo dei giovani romani che avevano fatto il 68, che vivevano di ideali, che avevano trovato questo borgo che per metà si era svuotato, e però erano presenti gli abitanti che conoscevano i mestieri della tradizione. Questi hippie volevano insediare una comunità basata sulle relazioni sociali in un appagante rapporto con l'ambiente. Proprio come sto facendo adesso, dove camminare sulla roccia scavata nel corso dei secoli è un costante contatto con la natura che viene riproposto ad ogni passo. E vi farò raccontare da alcuni protagonisti del borgo chi c'è stato. Rita Levi Montalcini, poi che altri? C'è stato qui, ha vissuto tantissimi anni, c'era Vivaldi, che tra l'altro è stato il compagno di questa grande artista che ancora vive qui, si chiama Simona Weller, che era un latinista, un traduttore che ha tradotto l'Eneide, che io ho studiato a scuola, niente poco di meno, che quando leggevo sul libro Cesare Vivaldi dicevo, oddio, ma io lo conosco, sta Calcata. Ivan McGregor, che era quello che ha fatto Obi-Wan Kenobi, certo, negli ultimi Guerre Stellari, che è stato qui. Si sono stupiti dicendo wow, addirittura Obi-Wan Kenobi è stato a Calcata. Cosa è successo tanto tempo fa, verso il 77, quando sono arrivato io? C'era una situazione completamente di libertà, di abbandono. Noi ci portavamo tutta una situazione, una realtà da nottambuli romani e da creativi romani, yuppies si chiamavano a quei tempi. Da quando vivi a Calcata? Io ho aperto questo buco nel 75, quando il paese doveva essere distrutto, la gente stava andando via e il paese stava disfacendosi.
c'erano due grossi gruppi, uno anarcoide e noi eravamo quelli un po' più concettuali, un po' più acculturati, ecco. E su questa base qui è partita Calcata. E quindi abbiamo interagito e quindi abbiamo creato una vita che sia legata alla società contadina che c'era una volta. Di quella società vi è memoria ancora oggi. Mi piace sempre visitare i musei della civiltà contadina dei borghi che vado a visitare, e qua vediamo gli attrezzi di tutte le professioni di un tempo che ci raccontano di un passato in cui nei borghi bisognava essere autosufficienti. Dagli strumenti per il fabbro alla tessitura, e addirittura c'è la sedia di legno per i clienti del barbiere. Ciò nonostante non si è mai riuscito a creare un gruppo che lavorasse nella stessa direzione, perché eravamo giovani, venivamo da tutte le parti del mondo. Il problema è sempre il consumismo e il capitalismo, tutto ciò che concerne l'accumulo di soldi, il non amarsi tra di noi. Siamo riusciti in qualche maniera a vitalizzarlo attraverso anche un'economia molto frugale, che si è evoluta un po' malamente, ti dirò, perché adesso sono in qualche maniera influenzati da quella che è la movida romana, se vuoi. Qui non si può replicare. Purtroppo i posti turistici entra i soldi, e quindi con i soldi l'invidia, l'odio, che non era agli inizi, non era così, ma eravamo giovani, quindi eravamo idealisti. Sono cambiate un po' di cose. Sì, ci siamo invecchiati. Un altro storico artista del borgo è Giancarlo Croce. Sua figlia Cristina mi mostra il suo arcaico spazio espositivo. Questa è un'opera del mio babbo che è molto interessante, perché tra l'altro è proprio calcata, perché è un'anamorfosi dove Calcata si specchia. Su questo palco nel lontano 1987, insieme al bluesman italiano Roberto Ciotti, ha suonato il batterista dei Cream Ginger Baker, e quindi siamo stati onorati di questa presenza, il quarto batterista del mondo. Con una platea di abitanti dell'epoca. Amici, persone che erano qui, gente che capitava. Nel retro è rimasta cristallizzata al secolo scorso una vecchia bottega. L'officina del fabbro del paese. Dall'incudine, la forgia, che lì volendo funziona ancora per raffreddare il ferro, lì dove batteva il ferro io me lo ricordo da bambina, il vecchio trapano a colonna, il suo tavolo. Sono quelle vecchie maestranze con cui gli hippie erano venuti in contatto. Oggi però quella comunità di ideali non si è pienamente realizzata e il turismo di massa rischia di schiacciare l'identità di questi posti. E bisogna cambiare veramente la fruizione dei posti, perché così è veramente distruggerlo un posto, sia culturalmente che fisicamente. Se diventano tutti ristoranti, parcheggio, alla fine è un orrore. Quello che si augura Marina è che vi sia una crescita di coscienza tra i viaggiatori. Un viaggio è una cosa importante, che il viaggio è una scoperta, è una conoscenza, e non andarsi a mangiare a piatto delle fettuccine fuori porta. C'è una piccola falla che consiste nella diciamo, difficoltà di trasmettere queste nostre cose alle nuove generazioni, perché ormai ci sono la terza generazione qua. E questa difficoltà speriamo di superarla evolvendo le nostre strutture dirette verso i social, verso la comunicazione, verso un intrattenimento che avviene anche attraverso le narrazioni, attraverso video, attraverso cose del genere. E probabilmente anche quello che stai facendo tu contribuisce a questo trend. Ciò che possiamo imparare da luoghi come questo è che sì, è importante conoscerli, ma conoscerli con criterio, ovvero saperne valorizzare il potenziale senza stravolgerlo, perché altrimenti si va a disperdere quella tradizione che invece con così tanta passione abitanti di varie epoche sono riusciti a trascrivere su queste rocce.